Ok, ciao a tutti ragazzi, come va? Si era bloccata la trasmissione, la rifacciamo. Allora, ciao a tutti, sono Antonio Cat, benvenuti nel mio studio. Come state? Allora, sentiamo un attimo la traccia. Allora, vi faccio sentire solo questa parte perché sennò non so, voglio tenerla un po' privata sta traccia perché uscirà sicuramente in qualche etichetta. Questa è la parte del drop. Vi faccio sentire solo un po' di voce che va qua. Ok, ragazzi, parliamo un attimo del mix. Questa live la dedichiamo al mix di questa traccia. E raga, mi piace veramente questa traccia. Suona veramente bene. Allora, non sto qui per parlare della produzione, però diciamo questo è il progetto. Allora. Bene, andiamo un attimo a parlare del mix. Quindi io vi voglio far sentire un attimo queste tracce qua di questa etichetta che mi piace, Shout Label. Però prima vi faccio vedere cosa ho fatto nel mio studio, dai. Ecco qua ragazzi. Là c'è la roba analog, un po' di roba analog, Moog, Novation, solo per i bassi analogici. Sappiamo bene che ho riempito di lana di roccia tutto. Ho aggiunto dei diffusori dietro di me, che poi alla fine qui ci sono le Audis. Raga, comunque le Audis, pure se hai uno studio super trattato, le metti lo stesso. Perché? Perché sono veramente spettacolari. Allora, andiamo un attimo su SoundCloud. Allora, SoundCloud, Shoot Label. Raga, comunque è forte sta etichetta, mi piace tantissimo. Una grande etichetta. E tra l'altro, e comunque voglio vedere prima una cosa. Ok, dai. Sta clippando qui però. Ma va bene. Siamo un po' un microfono. Nel mio microfono c'è un Teletronics e un limiter. Speriamo che si sente bene. Ragazzi, andiamo a dare un'occhiata a tipo quest'album. Divano o letto? Vabbè. Divano, grazie. Riesco a fare la pubblicità. Grande pubblicità di SoundCloud. Per i divani letti. 39? Va bene, lo compro. Allora, già alzato? Allora ragazzi, se avete sentito bene, non suonano tutte uguali, però gli elementi sono mixati nel senso che ognuno ha il proprio spazio, capito? Cioè il kick suona
tipo a più basse, oppure più top, oppure più medie. Ognuno l'ha scelto come vuole, non è che tutti lo tengono con più basse, oppure tutti lo mettono con più alte, oppure tutti... Cioè, dovete mettere il kick come piace a voi, come suona, diciamo, giusto per dare groove al contesto della traccia. Vedete questo qua e guardate quest'altro qui. Questo ha tanto top, mentre l'altro, ragazzi, ha più basse, più medie per esempio. Cioè, capito? Cioè, hanno i propri spazi, cioè nel senso sono mixati bene, però non tutti suonano, come posso dire, uguali, perché devono avere chi lo vuole più forte, anzi chi lo vuole più basso, chi lo vuole più alto del clap, chi lo vuole più basso del piatto, non tutti fanno il stesso suono, capito? Dovete dare voi una personalità, uno sui livelli, due sul carattere e tre sul genere. Il genere, per esempio, questo genere qua, Minimal Deep Tech, è un genere che si avvicina all'old school e all'house, quindi non è terribilmente tech house, perché la tech house è molto più pesante, molto più saturato, più, non so, più pesante, tipo invece la minimal più morbida, più old school, che comunque se esiste anche la minimal più elettronica, ok? Però ha un mood e ha un sound che si basa su questo genere, ok? Quindi poi magari andatevi a sentire la tech house, e poi vi sentite la minimal e fate un po' i confronti tra le tracce. Io vi posso dare un consiglio: ascoltate l'old school con i 909, i 603, che sono le drum machine più usate nella minimal. Allora, andiamo nel nostro progetto. Io quando producevo sentivo questa traccia qui di Serro che si chiama Ents. Ma il sound sì, l'ho sentito, però poi uno fa come vuole, ok? Adesso io mentre producevo ho cercato di mixare per avere il sound, cioè per avere quel suono. Però adesso vediamo se si sente bene. Però adesso devo comunque dargli i propri spazi, nel senso il basso deve suonare nelle frequenze basse, il kick nelle frequenze, i suoni devono suonare bene, capito? Quindi adesso ho il kick, il basso. Ok, questo kick e basso suonano più o meno un po', non so, forse un po' si nascondono un po' sulle frequenze. Quindi se io voglio dare un po' il kick e un po' il basso, devo comunque cercare di dargli il proprio spazio comunque. Quindi come si fa? 1 la fase, 2 l'inviluppo e 3 l'equalizzazione. La fase io la vedo sempre sul basso con questo isolotto, che già ce l'ho qui. Ah, qui c'è un po' di master. Aspetta, ti faccio sentire un attimo. Questo master che ho inserito, ragazzi, è un master demo. Io mando così alle etichette. E poi un Gulfos che mi pulisce un po' lui, no, pochissimo proprio, e un fab.
quando mando il master alle demo non le faccio salire fino a 7, fino a 8, ma pure 8 e mezzo, 9, 7 forse. Dunque, cosa faccio per mixare bene kick e basso, per dargli proprio spazio? Uno, vediamo un po' la fase. La fase del kick e basso si deve vedere qui, soprattutto sulle subfrequenze. Mettiamolo così più o meno. E sentiamo che il kick perde, non so, il sub del kick sembra che non suona il sub del kick. Mettiamolo un attimo sulla reference, vediamo un po'. Mettiamolo sulla nostra. Vabbè, comunque non è che ci si allontana tanto, che... Però, se noi vogliamo fare una cosa che spesso tutti fanno, si mette un utili, vedete qui, oppure un altro plugin, non so, per girare la fase. Voi dovete cliccare i due LR, così si gira la fase. Vi faccio vedere. Guardate l'onda del kick. Se io la lascio, si gira, vedete, guardate. Cioè, si gira la fase. In questo modo, se la fase del basso e la fase del kick sono uguali, vuol dire che non ci sono dei cancellamenti, quindi non si cancella niente. Mentre se sono diverse si cancella la fase, quindi poi si possono cancellare entrambi. Quindi cosa bisogna fare questo? Cosa bisogna fare? Bisogna vedere la fase del basso. Qui la fase del basso io la vedo così. Guardate cosa faccio. Faccio inserisci audio. Vado a registrare il basso con il resampling qui. Record. Aspetta, solo il basso. Ok, così può bastare. E inserisco un altro resampling del kick. Ok. Perfetto, va bene così. Cosa bisogna vedere? Prima di tutto il sidechain deve comunque scavare il basso, quindi vuol dire che qua non sta toccando il basso, qua non lo sta toccando, qua forse lo sta toccando, ma vediamo. Vedete che, raga, è impossibile che lo tocca. Si sidechain tantissimo. Qua c'è un doppio kick, quando c'è il doppio kick forse può sbiccicare un po'. Però raga non fa niente, cioè, comunque alla fine c'è il sidechain, non si scontrano, quindi non vi preoccupate, cioè, vedete un po', stanno bene entrambi. Se io vado a scavare al massimo, faccio così, dopo va a finire che è troppo sidechain. Vediamo. Oh merda. Aspetta, perché fa così? No, vabbè, comunque ragazzi, qua c'è il sidechain. Un'altra cosa che potete notare, potete fare nel caso, potete fare un record di entrambi
aspetta. Ecco qui. Ok, vedete che comunque il kick rimane kick, il basso, il kick, e sembra che sia tutto ok, vedete? Se tipo vedevate una forma diversa, voleva dire che c'erano degli sconti di fase. Però qui sembra un po'... No, vabbè, raga. Ok, dai, va bene. Ah, guardate qui. Qua per esempio c'è una somma in più. Perché? Ok, qua per esempio vedete che è un po' più alto. Non è perché va in controfase, vanno in fase e si sommano, vedete? E esce più basse. Qui pure c'è comunque un po' di... Qua sembra perfetto. E quindi cosa facciamo? Cosa facciamo? Magari possiamo mettere, non so, un limiter. Vediamo un po' tra kick e basso. Raggruppiamo. Raggruppa un attimo. Cerchiamo di mettere un limiter. Ma se no lasciamo stare, raga. Vediamo un attimo di prendere un attimo la frequenza del kick, che è questa. Fate così, ok, e copiate e lo inserite nel basso, che già c'era comunque, ce l'avevo fatto, però vabbè. Anche se comunque questa cosa qua la potete fare col sidechain, cioè sì, perché sennò dopo bucare sempre la stessa parte, però pure così va, andrebbe bene. Sul kick, mentre producevo, ho inserito dei plugin che sono un'emulazione del NIV 73 e 81, che vanno ad equalizzare con un carattere un po' più duro a 60 Hz. Ho bustato e qua per esempio ho levato a 270, qua ho fatto un po' di boost a 200, 2200. Se no, suonava così il kick. Vediamo un attimo, aspetta. Oh, messo pure questi qua, leviamoli comunque. Comunque raga, alla fine l'utili lo leviamo, tanto la fase penso che va bene lo stesso. Il kick contiene un top e tipo un piatto
Raga, suonano bene. Vediamo un attimo di... Sono molto basso, vedete? Vediamo un attimo di mettere... No, a parte che ci sta anche qua l'input del gain. Allora, sulla drum c'è questo drum Sound Toys che mi eccita un po' le alte con la Air. Allora, sul clap vedete che c'è comunque sempre una catena di pulizia già nel... Qui ho levato un po' di transienti. Io sento sempre sto kick che, non lo so, raga, è un po' duro forse. Un po' di basse in più. Come possono uscire queste basse in più? Cerchiamo di fare un... Vediamo se va bene. Se possiamo fare tipo una cosa parallela del genere, come si fa nell'old school, nei vecchi tempi, si utilizza un Pultec. Così, tipo così. Ma aspetta, non... Abbassiamo il gain qua. Mettiamo un EQ. Così. Ok. E questo dovrebbe fare da parallela.
si sente. Manna. Oh, è la frequenza di questo kick, però. Volendolo potrei rimanere pure così. Poi c'è un altro plugin. Click. No, come si chiama? DJ Swill. DJ Swill. Click. Boom. Eccolo. Eccolo. Figo sto plugin, raga. Adesso ci sentire. Allora qua potete alzare il top, ma soltanto la frequenza che vi piace. E già è una cosa figa, raga. Qua aumentate il boom. Ovviamente solo le basse, se volete, tipo i 60, no? Si potrebbe entrare più bassi, ecco. Sì. Ah, perché questo è l'out, ma l'input dove sta? Ok, non c'è l'input. Peccato, perché se c'era l'input era out. No, questo è il. Possiamo mettere anche smooth, vediamo un po' se. Bisogna già entrare bassi comunque. Si è incripato. Torniamo ad Able. Beh, raga, comunque, che dite? Questo plugin va bene. Una cosa che mi piace tanto fare è reamplificare il kick in un modo strategico con kick 2. Vi faccio vedere questa tecnica. Comunque,
la batteria va bene, eh? Il clap, tutto sembra... Cioè, la batteria veramente bene, i sound tutto. Io lo faccio sempre bene, uso sempre questa tecnica, comunque glue e decapitator sulla E. Questa è la mia tecnica sulla drum, ragazzi. Ovviamente dovete stare attenti alle arch, ok? Tipo il piatto c'è Maserati. Sentite? Me lo sistema automaticamente senza farlo sempre troppo harshness. Comunque, c'è una cosa figa che mi piace reamplificare il kick dentro Kick 2 che mi dà il suono veramente più pulito, molto più pulito, e lo posso lavorare ancora di più, renderlo personale proprio. Allora, si fa così. Questo è il mio kick che ho preso come campione. Bene. Ora vado a fare un attimo così. Record. Aspetta, sbagliato. Del kick. Ok. Vado a consolidare. Boom. Poi inserisco il MIDI. Metto una nota qui. Prendo il kick 2. Eccolo. Kick 2. Eccolo qua. E quindi cosa fa l'intelligenza artificiale? Mi prende sto cazzo di kick. Most Time Browers. Lo butto qua. Aspetta. Ah no, scusate, kick 3, no, kick 2. Ah, siamo troppo avanti. E dove sta? Eccolo qua, raga, kick 3. Grande kick 3, eh. Bene. Prendiamo kick 3. Eccolo qua, ragazzi. Ah, c'è pure l'aggiornamento. Ricordami la prossima volta. Mostra in Browers di nuovo. Lo spostiamo qua. E cosa fa? Load e click this file. E che cosa ho fatto? Non ho preso quello sbagliato. Eccolo. Questo è il kick che era mio. Ma dobbiamo fare analizza. Analizza importa. Ed ecco qua, ragazzi, vedete che me l'ha fatto stesso lui. Me l'ha rifatto. Però me l'ha fatto puro. Nel senso non è più un'onda. Adesso è amplificato stesso con kick 3. Quindi dovrei abbassare un po' il gain. Vedete come adesso funziona. Quindi questo era il kick. Minchia. Vediamo questo, mettiamo, ecco. Questo è il kick simple ma modificato con tutta la roba, reamplificato con kick 3. Capito? Consolida. Il basso si è andato via. Vediamo. Iniziamo di nuovo. Così potete anche, non so, rubare kick degli altri, volendo. Potete lavorare anche così il basso.
questa potete, allora, prima cosa ecco, vedete, così potete abbassare un po' le onde e renderlo più potete cambiare la fase dell'onda. Guardate qualche pasticcio. Allora può anche diminuire, aspetta, per diminuire si va, questo è come era prima. No, per diminuire non mi ricordo, c'era una cosa per diminuire, vabbè. Tipo se adesso vorrei più onda qui oppure di meno, questa non è un'equalizzazione, questa è modifichi proprio la fase del sub del kick. Questa roba non la puoi fare con l'equalizzazione. Come ero prima. Poi ci sono anche degli effetti carini qui se volete, tipo un tubo. Capito raga, comunque rigeneri di nuovo il kick e automaticamente io ho il mio MIDI qua, non mi va di riscriverlo. Quindi cosa faccio? Vado a duplicare questo canale e vado a copiarmi, no, oppure raga, c'è diretta, sì, mi copio questo. Dentro questo kick qua lo vado a mettere fuori al gruppo. Aspetta un attimo.